Nel video di quest'oggi parliamo del carnevale. Ciao e benvenuti in questo nuovo video in cui volevo parlare del carnevale, soprattutto del carnevale in Sardegna. Come avrei visto dal video precedente, il carnevale della Sardegna e in generale poi alcuni elementi della Sardegna li ho utilizzati per creare le decorazioni del mio bullet journal. Però ho pensato che forse poteva essere interessante fare un video in cui parlavo nello specifico di determinate questioni legate al carnevale sardo, perché possono essere molto interessanti e soprattutto perché, se vogliamo, in qualche modo si ricollegano anche alcuni aspetti, alcune tematiche che ho spesso toccato nel canale. Innanzitutto è fondamentale fare una sorta di analisi preliminare di quello che è il carnevale in tutta l'isola. Infatti la Sardegna per il periodo di carnevale è ricca di eventi tradizionali e folcloristici che però sono molto legati alla realtà agropastorale e rurale tipica dell'isola. Infatti troviamo diversi rituali e celebrazioni per il carnevale che vanno dalle sfilate di carri allegorici, come ad esempio quelle che poi ritroviamo anche in altre parti dell'Italia. Mi viene ad esempio appunto il nome di Viareggio, quindi con la sfilata di carri allegorici in cartapesta che molto spesso hanno un intento molto satirico, provocatorio e molto festoso e molto allegro, colorato e felice. Ad altri eventi invece che rimandano ad una tradizione più legata proprio alla terra, con tutta una serie di simbologie anche che rimandano a rituali antichi, e altri invece che vedono l'organizzazione di vere e proprie giostre di stampo, potremmo dire anche un po' medievale, che appunto vedono protagonisti dei cavalieri che si cimentano in una determinata impresa. Innanzitutto, prima di affrontare il discorso sul carnevale, su determinati aspetti legati appunto alle maschere e alle simbologie, è utile fare una piccola analisi su quella che è la parola carnevale, che appunto in sardo viene tradotto con carrasegare o carresecare, un termine che ha avuto parecchie interpretazioni diverse. Questo perché nel momento in cui si va a studiare una tradizione come quella sarda, che ha basato molta della sua trasmissione nell'oralità e quindi tra i racconti che si tramandano di generazione in generazione, è molto difficile andare a ricostruire una storia e anche a avere delle fonti certe, perché appunto ci manca la fonte scritta. Per questo diciamo che molti studiosi si sono in qualche modo adoperati nella ricostruzione, sia per quanto riguarda alcune tradizioni e la storia di queste tradizioni, ma soprattutto anche legate appunto allo studio del nome, all'etimologia della parola. Per Salvatore Dedalo il termine carrasegare, quindi anche carnevale, deriverebbe in qualche modo da qualcosa legato alla dissacrazione del potere. Era quel momento dell'anno in cui le regole prestabilite si andavano a mettere in discussione e si capovolgeva il mondo. Per Dolores Turchi invece, che è molto importante questa riflessione secondo me per cercare di capire poi determinati altri rituali, la parola carrasegare deriverebbe proprio da carne da sacrificare o comunque carne da tagliare, e in questo caso la carne non è tanto quella degli animali, ma proprio il termine rimanderebbe proprio alla carne umana. In questo caso dunque la spiegazione del carnevale e la sopravvivenza in Sardegna di alcuni rituali andrebbe a ricollegarsi alla sopravvivenza appunto di determinati rituali dionisiaci, che in qualche modo furono gli antesignani di determinati tipi di sfilate. Si richiama così quindi alla storia di Dioniso, che era una divinità che è stata uccisa e mangiata dai titani, che poi è rinata appunto quasi a simboleggiare la morte dovuta all'inverno e la rinascita dovuta alla primavera. Per questo quindi questi rituali, che in qualche modo rimandano alla vita e alla morte, acquistano un valore molto importante se inseriti in un contesto di tipo agropastorale e rurale come quello della Sardegna.
Su questa linea potremmo iniziare già a fare qualche esempio, soprattutto citando il famosissimo e forse più noto internazionalmente parlando carnevale di Mamoiada. Mamoiada è un paesino sulla montagna vicino a Nuoro e ospita appunto all'interno delle sue vie nelle giornate appunto di carnevale, e adesso vedremo bene nello specifico in quale giornate, ospita appunto la sfilata di Mamutones e degli Socadores. Il Mamutones è sicuramente una delle immagini più famose legate alla cultura sarda, che diciamo va a costruire tutto un immaginario molto interessante, più che altro perché della nascita di questa rappresentazione e di queste maschere appunto legate al comune di Mamoiada non abbiamo una testimonianza certa che ci fa capire per filo e per segno come una determinata tradizione sia evoluta nel tempo ed è arrivata fino a noi. Anche in questo caso, come ti ho già detto per l'etimologia del termine carnevale, gli studiosi diciamo che vanno per tentativi, vanno appunto per un'analisi di molti elementi che però non ci portano mai ad una chiarezza a 360 gradi, e questo dovuto appunto alla tradizione orale che inevitabilmente non registra in maniera scritta qualcosa che poi dopo può essere studiato e interpretato in maniera diciamo un po' più sicura. Il carnevale di Mamoiada inizia la notte tra il 16 e il 17 gennaio. Questa è la giornata che nel calendario viene dedicata alla celebrazione di Sant'Antonio Abate. A Sant'Antonio Abate viene in qualche modo affidato il ruolo di aver dato il fuoco agli umani che prima non lo conoscevano. Durante questa manifestazione, durante le celebrazioni che vengono fatte in onore di Sant'Antonio Abate a Mamoiada, ma anche in altri centri dell'isola e credo anche in altri centri del Mediterraneo, vengono accesi dei grossi falò che hanno sicuramente una valenza apotropaica e una valenza anche legata al ciclo delle stagioni. In questo caso la notte tra il 16 e il 17 gennaio a Mamoiada, oltre all'accensione di questi falò, cominciano a comparire per le strade del paese i Socadores e i Mamutones. Questa diciamo che è la loro prima comparsa annuale all'interno delle vie della città. Ma nello specifico, che cosa sono i Mamutones e gli Socadores? I Mamutones e gli Socadores sono queste figure caratterizzate da un determinato tipo di abbigliamento, a un determinato tipo di maschera e anche a un determinato tipo di ruolo, che animano il periodo appunto che, come ti ho detto, va dalla metà circa di gennaio fino alla fine del carnevale, che è appunto considerata come il martedì grasso, perché poi dopo con il mercoledì successivo, che è quello appunto delle ceneri, si entra in Quaresima. Che le principali sfilate di queste due maschere si concentrano nella domenica di carnevale e nel martedì successivo. La manifestazione e la sfilata dei Mamutones e degli Socadores è tanto conosciuta quanto enigmatica, suggestiva e misteriosa, proprio perché non riusciamo a rintracciarne una storia così limpida e così certa. Inoltre è molto interessante perché le figure dei Mamutones e degli Socadores sono strettamente legate al comune di Mamoiada. Nell'isola troviamo degli altri carnevali legati anche a delle maschere che possono essere in qualche modo simili per alcuni materiali ai Mamutones, però i Mamutones, così come tutti li conoscono, con questa figura scura dai tratti parecchio caratteristici, si trovano soltanto a Mamoiada. Le maschere del carnevale di Mamoiada sono caratterizzate da questo abbigliamento estremamente caratteristico e inconfondibile. Il Mamutones è vestito con pantaloni e giacca in fustagno con scarponi da pastore, a cui sopra vengono aggiunte queste pelli scure che appunto creano l'inconfondibile figura della maschera stessa. Il volto ovviamente coperto da una maschera lignea che riprende delle espressioni tragiche, e a completare l'abito viene appunto indossato un berretto che viene assicurato alla testa con un fazzoletto legato sul capo di colore scuro che richiama l'abito tradizionale femminile. La caratteristica però principale anche del Mamutones, oltre alla pelle e alla maschera, è sicuramente la presenza di numerosi campanacci
che vengono diciamo assicurati al busto e al tronco del Mamutones grazie a delle cinghie di cuoio. I campanacci sono di grandezza variabile. Quelli più grandi come Battacchio hanno inserito un pezzo di ossa di animale, mentre i più piccoli invece risuonano grazie appunto a un batacchio in metallo, e nel complesso tutti questi sonagli arrivano a pesare circa 22-25 kg. Diciamo quindi che è una maschera parecchio strutturata quella del Mamutones, ed è una maschera anche che in qualche modo richiede da parte di chi la indossa tutta una serie di accorgimenti, sia per quanto riguarda la vestizione, ma sia soprattutto anche per quanto riguarda lo sforzo fisico per sopportare per tutta la durata della sfilata un peso di 22-25 kg sulle spalle. Tra l'altro tutti questi campanacci vengono sapientemente fatti suonare grazie ad un avanzamento durante la sfilata, quasi come una sorta di danza, con passi cadenzati e con colpi di spalle e di schiena che in qualche modo creano quella tipica andatura un po' ciondolante del Mamutones, ma nello stesso tempo creano anche questi suoni molto forti legati appunto al suono e alla sbattere dei vari sonagli. La figura del Mamutones è una figura scura, è una figura che spesso rimanda anche a qualcosa di luttuoso, a qualcosa di disperato, a qualcosa di anche inquietante se vogliamo, ed è una figura muta, è una figura che non interagisce mai col pubblico, ma che procede durante la sfilata con questo passo, come ti ho detto, cadenzato, cercando di far suonare appunto questi sonagli che creano appunto tutta un'atmosfera molto particolare. Affiancati al Mamutones ovviamente troviamo gli Stoccadores, che sono l'altra maschera principale legata al carnevale mamoiadino, che hanno un'immagine invece molto più colorata, con colori sgargianti, quale ad esempio il rosso del corpetto, che in genere richiama anche il costume tradizionale del paese, ma anche i pantaloni sono chiari, la maschera degli Stoccadores in genere è chiara, molto spesso i sonagli sono più piccoli e sono accompagnati da decorazioni floreali colorate, e tra l'altro hanno gli stessi Stoccadores legato sulla vita uno dei classici scialli, chiamiamoli così, del costume tradizionale sardo, che è un capo d'abbigliamento estremamente prezioso e lussuoso, caratterizzato da tantissimi colori sgargianti che riprendono ancora una volta motivi floreali. Un'altra particolarità degli Stoccadores è sicuramente la corda di giunco, se non sbaglio, che viene utilizzata per appunto acchiappare gli spettatori. Ovviamente questo ha dei rimandi ancora una volta legati alla fecondità e legati al benessere e in qualche modo alla terra, ma ci arriveremo tra poco. La figura degli Stoccadores è una figura molto più allegra e interattiva, nel senso che parla alla folla e interagisce con la stessa, e in qualche modo, se vogliamo, fa quasi da guardiano alla figura del Mamutones. La sfilata infatti è codificata da determinati passi, movimenti e soprattutto posizioni che i Mamutones e gli Stoccadores in genere hanno durante tutto il percorso. I Mamutones in genere sfilano in un gruppo di 12, quindi in qualche modo il rimando è, se vogliamo, ancora una volta alla ciclicità dell'anno, ai mesi, eccetera, e sfilano al centro, mentre sono attorniati da un numero di 6 o 4 i Stoccadores, o anche 8 mi sembra. Procedono nella sfilata circondati appunto dagli Stoccadores e da un Stoccadore maestro che in qualche modo cerca di cadenzare e dare diciamo il ritmo alla processione. Tutti intorno poi ci sono gli altri Stoccadores, che sono delle figure molto mobili, che possono cambiare la propria posizione e interagire appunto con la folla, come ti ho già detto prima, mentre i Mamutones in silenzio e col passo cadenzato continuano il loro percorso. La cosa interessante è che le figure, soprattutto quella del Mamutones, va a incarnare qualcosa di divino, qualcosa che non è più umano, e questo lo riscontriamo per la estrema importanza che viene data alla vestizione. Una vestizione che nel caso del Mamutones è molto complessa per appunto
la presenza dei sonagli che devono essere posizionati in maniera corretta per consentire poi l'effettiva sfilata e l'effettiva produzione del suono, ma anche sicuramente perché ha una valenza simbolica. La valenza simbolica sicuramente la si trova dal fatto che i partecipanti e coloro che impersonificano il Mamutones e gli Socadores vengono da sicuramente una sorta di tipo confraternita, che quindi si tramanda da padre in figlio la figura del Mamutones e dei Socadores, ma soprattutto anche il costume, la maschera, eccetera. Quindi è una cosa estremamente chiusa. Tra l'altro è molto importante considerare il fatto che la maschera in sé del Mamutones incarna al suo interno elementi maschili, elementi femminili, elementi umani ed elementi animali, e in qualche modo inevitabilmente si va a rimandare a qualcosa di altro oltre l'umanità, quindi è qualcosa già di più simbolico, qualcosa forse anche di più ancestrale, ma soprattutto qualcosa di divino, e per questo appunto acquista molta importanza il ruolo che poi il Mamutones ha all'interno della sfilata e anche la vestizione in sé, perché è proprio l'atto trasformativo che trasforma qualcosa da umano a essere invece speciale e divino. La funzione di questa manifestazione è sicuramente legata inevitabilmente a qualcosa di rurale e agropastorale, soprattutto se teniamo in considerazione che tutti i figuranti sono uomini, e sono quegli uomini che durante tutto l'anno lavorano la terra o a contatto con gli animali, e quindi questa manifestazione vuole essere di buon auspicio, sia per quanto riguarda il momento dell'anno in cui viene praticata, perché appunto alla fine dell'inverno si vuole così chiamare, svegliare la terra per appunto la primavera e il raccolto, sia perché ci sono dei tratti inevitabilmente che richiamano quella che è quella tradizione, la pelle di pecora, il campanaccio, che inevitabilmente richiamano questo legame tra uomo, natura, stagioni e ciclicità e fecondità. Anche il fatto di prendere al lazzo le persone della folla ha sicuramente un aspetto apotropaico, nel senso che ci si vuole augurare un raccolto e un'annata positiva. Gli scossoni e il suono che i Mamutones provocano grazie appunto ai loro passi e ai campanacci può essere anche interpretato come una sorta di sveglia, di richiamare alla forza la natura per far partire la primavera, e nello stesso tempo questa anche rimando al lutto e alla morte vuole sicuramente in qualche modo richiamare la ciclicità delle stagioni, quindi dalla morte dell'inverno arrivare alla rinascita primaverile, ma nello stesso tempo anche in qualche modo creare un legame con il mondo degli spiriti e col mondo dell'aldilà per tenerli buoni, farseli amici e insieme chiamare la fortuna e chiamare la fecondità e la produttività legate poi alla stagione bella che è quella primaverile. Detto questo, io spero con questo video di averti dato delle informazioni per conoscere e per scoprire, qualora tu non lo conoscessi già, il carnevale di Mamoiada nello specifico, perché è un carnevale estremamente interessante ed è molto strano poi farlo forse passare come carnevale, perché indubbiamente in tutta questa complessità di rituali, in tutti questi simboli che io ti ho voluto brevemente qua citare, forse anche dimenticandomene qualcuno, si capisce che c'è qualcosa di più di una sfilata, che è sicuramente il rituale che noi assistiamo ancora oggi e che oggi forse è diventato un po' più folcloristico rispetto al passato, invece appunto nel passato aveva una valenza simbolica e ritualistica molto forte, legata proprio anche a dei rituali estremamente complessi. Ti rimando sicuramente al libro di Dolores Turchi, che trovi ovviamente linkato qua sotto in info box, perché la studiosa fa tutta un'analisi legata ai rituali dionisiaci e al rapporto tra uomo e natura, ma soprattutto anche del rapporto tra morte e rinascita, facendoti capire come spesso questi rituali erano strettamente legati per esempio al sacrificio di qualcosa o qualcuno. Non ti dico altro perché non voglio rovinarti la sorpresa qualora tu decidessi di leggere questo libro, che è molto, io sto trovando estremamente interessante. Sono stato a vedere i Mamutones a Mamoiada un po' di tempo fa e devo dire la verità, è stata un'esperienza estremamente
suggestiva. Conoscevo da sempre i Mamutones, essendo sardo, ma non ero mai andato a vederli di persona, ed effettivamente vederli dal vivo hanno una carica e un'atmosfera estremamente suggestiva, parecchio anche inquietanti in alcuni aspetti, perché comunque la figura del Mamutones non è una figura rassicurante, è una figura anche forse che fa anche paura per questo suo mutismo e per questi tratti molto duri e molto tragici delle maschere, e anche per questi movimenti. Il suono è davvero molto forte dei campanacci, e non stento a credere alle descrizioni che dicono che il suono dei sonagli dei Mamutones si sente da molta distanza, quasi proprio come a voler essere un richiamo, ma soprattutto anche a voler scacciare con il rumore le energie negative. È davvero un carnevale enigmatico, e sono dei rituali estremamente affascinanti che ho voluto appunto portare qua sul mio canale, perché penso che in qualche modo si sposino con quella che è la linea che molti video stanno prendendo, e quindi anche un'analisi di questo rapporto, no, tra vita e morte, tra umano e divino, che è indubbiamente qualcosa di estremamente affascinante. Mi piacerebbe sapere se tu sei mai stato o mai stata al carnevale di Mamoiada, che cosa ne pensi, se hai visto sicuramente queste famosissime maschere, e se sapevi la complessità che c'è dietro questo tipo di travestimento. Detto questo, io ti aspetto in tutti i miei social, che trovi ovviamente linkati in info box, e ti aspetto anche sul mio sito internet www.fusticale.com. Detto questo, io ti ringrazio per aver visto questo video, ti do appuntamento al prossimo, ciao e a presto.